Ciao ragazzi, come sempre ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Oggi andremo ad affrontare un argomento tecnico che credo possa interessare diversi di voi. Andremo infatti a parlare di come poter regolare l'assetto sulla vostra vettura. Per farlo ci faremo aiutare da questa Mazda 767B di Slot-It. Possiamo introdurre l'argomento dicendo che l'assetto è sicuramente qualcosa di personale. C'è a chi piace avere la vettura più morbida all'ingresso delle curve, c'è invece chi preferisce avere una vettura più pronta, più reattiva ai comandi impartiti dal pilota. Insomma, è tutta una questione di guida, però sicuramente alcune nozioni fondamentali possono andare bene in modo trasversale per tutti i piloti e anche per tutte le tipologie di vettura, sia che si tratti del mondo pista, sia che si tratti invece del mondo rally. Una cosa infatti che accomuna tutti i piloti che vanno a correre sia all'interno degli slot club ma anche in gare più titolate è quella di poter gestire la propria vettura in modo tale che questa si comporti al meglio in ogni situazione. E allora noi ci spostiamo con la solita visione dall'alto e andiamo a vedere cosa poter regolare per rendere la nostra vettura decisamente più performante. Dovete dunque sapere che una delle prime cose che andiamo a modificare su una slot car, sia che noi la vogliamo utilizzare per un uso competitivo, sia comunque che vogliamo divertirci semplicemente all'interno del nostro slot club, è proprio l'assetto. Questo va a diversificarsi tra quello che è la parte anteriore della nostra vettura e la parte posteriore. La giusta configurazione di queste due parti permetterà alla vettura di essere sicuramente molto più performante durante il giro sul nostro percorso e di conseguenza permetterci di divertirci molto di più rispetto alla vettura originale. Ma che cosa dobbiamo andare a modificare per creare un assetto ottimale in base alle nostre caratteristiche di guida e tipologie di percorso? Beh, innanzitutto dobbiamo andare a smontare la macchina, dobbiamo togliere la carrozzeria e prendere in considerazione solo ed esclusivamente il telaio. Come abbiamo detto all'inizio, andiamo a diversificare la parte anteriore della vettura da quella posteriore. E iniziamo proprio dalla parte direi più importante della nostra vettura, ovvero la parte anteriore. Questa ci permette di avere un inserimento in curva più fluido, ci permette di limitare le uscite del nostro pick-up dallo slot della pista e di essere anche più aggressivi e quindi attaccare durante una gara. Che cosa possiamo andare a modificare, migliorare o regolare per gestire la parte dell'assetto anteriore? Iniziamo con il dire che quasi tutte le vetture di ultima generazione, o perlomeno quelle che sono vetture un po' più performanti che strizzano un occhio alle competizioni, hanno dei grani sia nella parte superiore che nella parte sottostante del nostro assale anteriore. Questo ci permette di regolarne l'altezza e in questo modo andremo così a svitare o ad avvitare questi due grani nella parte superiore rispetto a quelli nella parte sottostante. La funzionalità di questi due grani è chiaramente quella di far andare a ruotare l'assale anteriore sopra due piccoli perni in modo tale da rendere molto più fluida la rotazione dell'assale stesso e a trovare la giusta altezza delle nostre ruote anteriori rispetto al fondo della pista. Va detto anche che in base ad alcuni regolamenti noi possiamo andare a sostituire le ruote anteriori con altre ruote più performanti. Normalmente si utilizzano le zero grip, sono ruote che non hanno una particolare presa sul tracciato, quindi quando la nostra vettura entra in curva andrà a scivolare con la gomma anteriore, permettendoci così una percorrenza di curva più veloce, evitando che questa si impunti e quindi che si vada a capottare. La ruota è decisamente importante in quanto questa ci permette anche di avere un solido punto d'appoggio qualora noi dovessimo essere particolarmente aggressivi nell'ingresso della curva, quindi dovrete sempre fare attenzione che queste vadano comunque a sfioro sulla pista. Ci sono poi dei casi in cui le ruote devono obbligatoriamente toccare il tracciato di gara, come ad esempio nel campionato RSC. Tutte le vetture di categoria rally hanno infatti l'obbligatorietà di toccare il fondo della pista con le ruote. Per quanto concerne invece la pista, quindi le auto da velocità, questa scelta non è sempre obbligatoria. Infatti ci sono piloti che preparano le loro vetture con le ruote anteriori che sono decisamente più alte rispetto alla superficie della pista stessa. Qui entrano in gioco le due brugole che troviamo nella parte superiore dei nostri supporti della sale. Questa
è questa. Questi infatti vanno a limitare l'escursione dell'assale verso l'alto in modo che le ruote, una volta preparate, non vadano a raschiare contro la carrozzeria e quindi in qualche modo vadano ad interferire con il regolare movimento durante le curve o peggio ancora durante i rettilinei. Nella parte inferiori invece queste ci serviranno semplicemente come supporto, quindi ci permetteranno di andare ad alzare l'assale in modo da creare un sostegno affinché l'assale stesso possa sorreggersi da solo verso l'alto. La giusta regolazione dei due grani, quindi quelli superiori e quelli inferiori, sta nell'andare a trovare il giusto spazio affinché l'assale possa scorrere tranquillamente all'interno dei due grani senza però andare ad avere un basculamento troppo eccessivo. Come indicazioni di linea di massima potremmo dire che se la nostra guida è una guida scorrevole, quindi utilizziamo poco freno, non siamo molto aggressivi sul tracciato, le nostre ruote potrebbero anche sfiorare il terreno. In questo modo ci permetteranno di entrare molto più agevolmente nella curva e avere una maggior velocità di percorrenza del tratto stesso. Se invece siamo piloti particolarmente aggressivi, siamo abituati a guidare tutto freno con il nostro pulsante, è molto probabile che avere le ruote più sollevate rispetto alla sede della pista ci agevoli quando noi dobbiamo andare a fare la staccata repentina all'ingresso della curva stessa. Ma queste sono comunque indicazioni di massima, perché poi ognuno di noi dovrà andare a capire qual è il suo stile di guida e trovare così il giusto assetto. Possiamo però dire che un buon punto di partenza è quello sicuramente di avere le ruote a sfioramento sulla superficie della pista, utilizzare una gomma zero grip, quindi una gomma decisamente scorrevole, e avere l'assale anteriore con pochissimo basculamento sia in verticale che in orizzontale. Da qui possiamo poi partire con altre regolazioni in base al nostro stile di guida. Vista la parte anteriore della vettura, ci occupiamo adesso invece di quello che è la parte posteriore. Qui le cose si complicano un po' perché come vedete non abbiamo nessun tipo di brugola che va a permetterci di gestire l'altezza del nostro assale posteriore. In questo caso dobbiamo intervenire direttamente con il banchino motore. Negli ultimi anni le vetture moderne o comunque più performanti hanno adottato il banchino motore già comprensivo anche di attacchi per l'assale posteriore staccato rispetto al telaio. Questo è sicuramente un grande vantaggio perché permette alla vettura di essere più performante, avendo così la possibilità di far basculare il banchino rispetto al telaio. Dall'altra parte però ci obbliga ad interventi un po' più corposi qualora noi dovessimo andare a modificare il nostro assetto posteriore. Se infatti vogliamo andare ad alzare o ad abbassare l'assale posteriore, non lo possiamo fare direttamente sulla vettura con il banchino originale montato, ma dobbiamo andare a sostituire il banchino originale con altri banchini con un offset, quindi con una distanza degli attacchi dell'assale posteriore da terra diverso rispetto a quello montato in origine sulla vettura stessa. Qui ad esempio ho due banchini slot it, voglio farvi vedere dove spesso è scritto l'offset del banchino stesso, ovvero questa altezza. Stiamo parlando del foro dove va ad essere inserito l'assale posteriore rispetto al fondo del banchino. Io cerco di avvicinare il più possibile il banchino alla telecamera e andrete a notare che qui abbiamo un'indicazione 0.0. Questo è il numero di offset che viene dato al banchino. Un offset para 0 vuol dire che il nostro banchino è quello standard. L'albero del motore sta esattamente al centro, parlando in modo perpendicolare rispetto al centro dell'assale posteriore. Cambiando poi il colore del banchino cambia chiaramente anche l'offset. Qui abbiamo sempre un altro banchino slot it, come vedete qui abbiamo un'indicazione di offset 0.5, quindi abbiamo in questo caso un assale posteriore sfalsato di 0,5 mm, quindi stiamo parlando di veramente molto poco, mezzo millimetro rispetto all'indotto del nostro motore. In questo caso vado a giocare veramente sulle diversità di altezze
altezze di questo offset in modo tale da avere la vettura più bassa o più alta rispetto al suolo della pista. In questo caso i vantaggi sono da andarsi a ricercare soprattutto sulla trazione magnetica che il motore va ad avere nei confronti delle due bandelle metalliche della pista stessa. Infatti ogni motore ha un certo grado di trazione magnetica e chiaramente più questo motore si troverà vicino alla superficie metallica della pista, più questo grado di trazione magnetica sarà elevata e la mia vettura chiaramente avrà maggiori vantaggi sia in fatto di trazione, perché chiaramente riuscirà a trasmettere in modo migliore la potenza del motore sulla pista stessa, sia anche in termini di guidabilità, perché chiaramente quando andrò ad affrontare le curve questa sarà maggiormente attaccata alla pista e quindi mi darà quel qualcosina in più per evitare che la vettura stessa esca dallo slot. Nella parte posteriore della vettura non è soltanto l'offset del banchino a decretare la tipologia di assetto della mia slot car, ma ci sono altri componenti che entrano in gioco tutti in egual misura. Innanzitutto abbiamo i cerchi e le gomme. Normalmente le gomme vengono fornite dall'organizzazione della gara in modo tale da avere tutti le stesse possibilità e quindi partire tutti con le stesse chance di vittoria. Per quanto riguarda i cerchi, questi normalmente vengono già indicati sul regolamento di gara e quindi, a parte la loro marca, abbiamo anche qui una dimensione massima o minima consentita. In questo modo avremo praticamente per tutte le vetture la stessa altezza dal suolo. Ma qui entra in gioco anche il fattore larghezza. È praticamente vero che la nostra larghezza dell'assale posteriore non deve andare a sporgere rispetto alla sagoma della vettura vista dall'alto, ma qui chiaramente noi possiamo andare ad intervenire stringendo o allargando un po' di più o un po' di meno le nostre gomme sull'assale posteriore. Questo ci permetterà quindi di avere più o meno aderenza a seconda dei casi. Va detto infatti che più le ruote posteriori andranno ad essere allargate verso l'esterno, meno sarà l'aderenza della vettura sul tracciato di gara, ma è anche vero che maggiore sarà la larghezza del mio assale posteriore, maggiore sarà la facilità di guida della vettura in curva, o meglio la nostra vettura ci, passatemi il termine, avvertirà nel momento in cui questa dovesse perdere di aderenza. Infatti avremo una vettura, un posteriore della nostra slot car, un po' più ballerino, quindi troveremo che la vettura scoda leggermente di più. Questo potrebbe anche essere un fattore positivo perché ci avverte un pelino prima di uscire che stiamo un attimo esagerando e quindi ci riporta un po' sulla retta via, quindi ci riporta a usare un pelo meno. Se invece al contrario stiamo cercando maggiore aderenza in pista, stiamo cercando una vettura che trasmetta tutta la potenza del motore sul nostro circuito, dovremo andare a stringere leggermente il nostro assale posteriore. In questo modo, quando entreremo in curva, ci sarà una maggior presa, una maggior tenuta del nostro assale, che però avrà di contro il fatto di avere una maggior possibilità di far capottare la nostra macchina, perché se da un lato è vero che dobbiamo cercare la massima aderenza, dall'altro lato è anche vero che con un'aderenza particolarmente aumentata la facilità di capottare la vettura o comunque di farlo uscire dallo slot aumenta di pari passo con l'aderenza. E anche in questo caso vanno fatte alcune considerazioni. Dipende molto dalla tipologia di tracciato, dipende dalla tipologia di guida, dipende anche dal settaggio del pulsante. Possiamo dire che un settaggio di partenza potrebbe essere quello di utilizzare il banchino con offset in origine già installato sulla propria vettura e le ruote posteriori larghe tanto quanto è la carrozzeria della nostra vettura. In questo modo abbiamo sicuramente una vettura che omogeneamente può essere di tipo morbida, quindi avremo una risposta più tranquilla della stessa anche per chi sta cercando un assetto ottimale e sicuramente un buon punto di partenza per iniziare a fare le nostre prove e quindi riuscire a tirar fuori tutto il potenziale dal modello di slot car. Ricordiamoci quindi che sono molteplici le cose da verificare e da valutare quando si cerca un assetto della nostra vettura. Io normalmente quando parto nella preparazione di un nuovo modello di slot car
la prima cosa che faccio è quella di utilizzare le gomme sia anteriori che posteriori previste dal regolamento. A quel punto posso partire andando a far sfiorare le mie ruote anteriori la superficie della pista, mi aiuto con i grani sia nella parte superiore che nella parte inferiore in modo da non avere troppo basculamento verticale e orizzontale. Nella parte posteriore utilizzo il banchino offset di serie, che è normalmente anche quello indicato anche dal regolamento particolare di gara, e vado con la larghezza al massimo consentito, ovvero vado praticamente a sfioro con la carrozzeria della mia vettura stessa. Faccio sempre attenzione che non ci siano punti di intralcio tra carrozzeria e copertone. Questo lo notate perché se facendo i primi giri trovate un copertone che ha qualche incisione, ha qualche graffio, ha qualche sbavatura, vuol dire che un pezzo, magari un punto di plastica di saldatura della carrozzeria, va a raschiare contro il copertone stesso, e allora lì sarà il caso di intervenire direttamente sulla carrozzeria per cercare di limitare o di annullare questo effetto spiacevole. Da qui parto poi nell'andare a cercare la massima aderenza nella parte posteriore. A pulsante ormai settato per i miei gusti personali, vado così a cercare di stringere un po' il mio assale posteriore in modo da riuscire a capire quale sia il punto massimo che mi consente di avere la massima trazione disponibile, il maggior grip, senza però mettermi in crisi. E poi farò una semplice prova. Vado a togliere i due cerchi anteriori, quindi farò girare la mia vettura solo ed esclusivamente con le ruote posteriori senza l'assale anteriore installato, in modo da capire se con le ruote completamente sollevate rispetto al tracciato di gara posso andare meglio o vado addirittura peggio. In questo modo, con pochi e semplici passaggi, sono praticamente in grado di andare a capire come settare la mia vettura. Chiaramente parlare di assetti, regolare la propria vettura affinché questa sia effettivamente molto performante non è un argomento da poterne parlare in soli 10 minuti, però queste sicuramente sono delle ottime basi per riuscire a capire qual è la strada da percorrere per far diventare anche la vostra vettura decisamente performante. Insomma ragazzi, iniziate ad esplorare il mondo della meccanica delle slot car, iniziate a sperimentare, chiaramente basatevi sempre su dei concetti base che vi possono dare una mano, che vi possono dare un punto di partenza, ma poi metteteci del vostro. Mi raccomando, fate le vostre prove, scrivetemi nei commenti i risultati, mettete un like se avete trovato interessante questo argomento e fatemi anche sapere di che cosa vorreste parlare, così andremo pian pianino ad affrontare tutti gli argomenti. Io come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale e vi do appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.